Allora, per i nostri scaldapolsi andiamo ad usare la lana nuvola, ovviamente perché andiamo a fare praticamente questo set ed useremo sempre la stessa lana. Si lavora con uncinetto numero 4, dietro avete tutte le descrizioni. È una cosa molto interessante che è anti-peeling, quindi praticamente è una lana che, se anche viene indossata con il tempo, non crea i cosiddetti peluchi. Quindi io la consiglio, anche perché la lavorazione è veramente molto morbida, la torsione di questo filato è veramente adatta per qualsiasi lavorazione, quindi io ve la consiglio. Ogni gomitolo è da 100 grammi. Nel box informazioni io vi metto il link per acquistare la lana. Per chi invece ha già della lana, potete acquistare qualsiasi lana. Ovviamente prestate attenzione a quelli che sono i centimetri, perché è chiaro che io lavoro con uncinetto numero 4 e questo tipo di lana, una lana più sottile dà per le stesse mie catenelle ovviamente dei centimetri in meno. Quindi io metto su 22 catenelle, che in centimetri sono 13 centimetri. Ovviamente calcolate sempre un po' l'estensione, quindi sono quasi 15 centimetri, ok? Diciamo che senza tirare troppo sono 14 centimetri di catenella. L'importante è che mettiate su sempre un numero, un multiplo di 2, quindi ho messo 22. Se dovete aumentare 24, 26, 28, se dovete diminuire 22, 20, 18 e così via. Insomma, tenete conto di questa cosa. Allora iniziamo con le nostre 22 catenelle. Allora io entro nel primo punto, vedete, subito dopo l'uncinetto, e lavoro una maglia bassa, quindi lavoro la maglia bassa in questa maniera qui. Adesso entro di nuovo nello stesso punto e carico il filo, e poi entro nei prossimi due e carico sempre il mio filo, quindi di nuovo e di nuovo, ed ho, vedete, 4 fili sul mio uncinetto. Chiudo tutto insieme in questa maniera qui e una catenella, ok? Adesso vedete, io mi trovo in questa maniera qui, ho creato il primo fiore, entro nel punto, vedete che io ho già lavorato, eccolo qui, carico il mio filo e poi entro sempre nei prossimi due e carico il filo, 1 e 2. Ho 1, 2, 3, 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e una catenella. Io ho realizzato, vedete, il prossimo. Adesso di nuovo entro dove ho già lavorato, vedete? Quindi entro sempre dove ho già lavorato, carico il mio filo ed entro nei prossimi due, carico il filo nel prossimo e carico il filo nel prossimo. 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e una catenella. Adesso andate a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo, vedete, alla fine della riga. Se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 2 catenelle, quindi entriamo di nuovo, vedete, nel punto già lavorato, carichiamo il filo e poi entriamo nei prossimi 2, carichiamo il filo nel prossimo e nell'ultimo carichiamo di nuovo il nostro filo. Sempre 4 fili, vedete, 1, 2, 3, 4 sull'uncinetto. Chiudiamo la nostra lavorazione e qui nell'ultimo punto non realizziamo una catenella, ma entriamo di nuovo, vedete, nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. Quindi questo sarà, vedete, la nostra lavorazione. Allora, una volta che ho lavorato, vi dico i centimetri esatti, così vi aiuto se lavorate con un'altra lana. Quindi i miei centimetri esatti, vedete, sono 13, ok? Quindi 13 centimetri. Questa sarà praticamente la lunghezza del nostro scaldapolsi. Adesso guardate, io sempre per facilitare le principianti non faccio la catenella, quindi giro il lavoro in questa maniera qui e sia nel primo che nell'ultimo punto iniziamo e terminiamo con una maglia bassa. Quindi io entro, vedete, subito, qui ho l'uncinetto, vedete, guardate, entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso entro di nuovo nello stesso punto e carico il mio filo, entro nel prossimo, carico il filo, entro, vedete, nel prossimo e carico il filo. Quindi ho sempre 1, 2, 3 e 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e una catenella. Quindi praticamente noi ripeteremo sempre lo stesso punto,
ok? Ora di nuovo guardate, allargo un po' il punto, entro dove già ho lavorato, carico il mio filo, entro nel prossimo, carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo. Ho sempre 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e una catenella. Quindi andate a proseguire alla stessa maniera fino alla fine della riga. Arriviamo, vedete, alla fine della nostra riga e sempre, se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo le nostre 2 maglie sottostanti. Quindi io lavoro l'ultimo punto, entro, carico il filo, entro all'interno e carico il filo e entro nell'ultimo punto, vedete, eccolo qua visibile, e carico il mio filo. Chiudo tutto insieme e una... Ah, qui non faccio la catenella, Ricordiamoci che alla fine, all'inizio, non facciamo la catenella, ma entriamo, vedete, nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. Quindi non ci confondiamo perché, come potete vedere, è facile confondersi. Ora di nuovo giriamo il nostro lavoro, entriamo nel primo punto, guardate bene, vedete, io sono qui, sono così, entro subito in questo punto e lavoro la prima maglia bassa. E iniziamo da capo la nostra riga. Adesso noi dobbiamo proseguire per un totale di 24 righe, quindi la prima e la seconda saranno 2 righe, vedete, ogni fiore formato in questa maniera, vedete, si è formato il mio fiore, avrà 2 righe per completare praticamente il punto fiore. Quindi voi andate a contare un totale di 24 righe, cioè 12 gruppi, quindi 12 gruppi fatti in questa maniera qui. Andate a proseguire giri di andata e ritorno e ricordate di iniziare sempre con una maglia bassa e terminare con una maglia bassa. Io vado a proseguire e poi ci ritroviamo insieme. Allora, guardate, io ho completato le mie 24 righe, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 righe. In centimetri sono 19,5. Ovviamente questa mia larghezza è dovuta al polso di chi lo deve indossare. Voi andate a misurare il vostro polso, qui è un polso un pochino più spesso, più doppio, quindi insomma in base alla misura del vostro polso dovete fare le righe. Quindi queste sono le mie righe, voi andate a vedere più o meno le righe che dovete fare per la vostra larghezza. Fatto questo, io vado adesso a proseguire realizzando un punto tutto intorno. Come già vi ho fatto vedere negli altri progetti, vado a fare un giro di punti tutto intorno sempre con il punto Trinity. Quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui è l'ultimo punto basso che ho lavorato, entro e carico il filo, entro nel punto subito dopo e carico il filo, e entro in quello dopo e carico il filo. Quindi avrò sempre 4 fili sull'uncinetto come abbiamo fatto finora. Chiudo tutto insieme e una catenella. Ora, alla stessa maniera, entriamo sempre nel punto, vedete, già lavorato e carichiamo il filo. Entriamo nel punto subito dopo e nel punto subito dopo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare all'angolo. Quando arrivo, vedete, nell'angolo ho questi 2 punti, entro nel punto già lavorato, entro nel prossimo punto ed entro in quello, vedete, qui sul laterale, quindi su questo lato qui. Chiudo tutto insieme e una catenella e vado a proseguire, vedete, qui ho di nuovo il punto lavorato, carico il filo e nei prossimi 2 carico il filo. Chiudo tutto insieme e catenella. E andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, quindi noi lavoriamo un giro completo. Io, vedete, ho completato il mio giro intorno, quindi ho iniziato qui, completo un giro, vedete, intorno a punto Trinity e qui ho l'ultimo punto da lavorare, quindi lo lavoro come abbiamo fatto fino ad adesso e chiudiamo, vedete, in questa maniera. Adesso noi ci troviamo così, entriamo, guardate, io sono in questa maniera qui, quindi nel fiore, entro qui e lavoro una maglia bassa, quindi qui ho completato praticamente la mia lavorazione, vedete, in questa maniera. Andiamo adesso a lavorare dei punti ventaglio solo su questa parte,
Quindi io mi trovo in questa maniera, vedete, filo sull'uncinetto. Come potete vedere, i punti Trinity si vedono, hanno questo punto, vedete, superiore di chiusura. Noi entriamo in ogni punto, quindi entro nel primo punto e lavoro 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Sul punto Trinity vedete che segue, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto e sul prossimo lavoro 4 maglie alte, quindi alternerò le mie 4 maglie alte con un punto di chiusura maglia bassissima, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E nel punto Trinity vedete che segue, vado a chiudere a maglia bassissima. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera qui, vedete, fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Quando ho completato, vedete, i miei archetti, allora quello che vi voglio far vedere è che praticamente qua andiamo ad allargare leggermente il punto, quindi si crea un po' di dislivello tra quello che sarà il polso e la parte, insomma, più giù dell'avambraccio. Quindi adesso io ho realizzato, vedete, l'ultimo archetto, entro qui nel prossimo punto fiore e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, o a maglia bassa come abbiamo fatto di qua, decidete voi. Adesso io chiudo in questa maniera, guardate, vedete, così, quindi dritto, il dritto rivolto verso l'altra parte dritta, e devo andare a cucire, quindi sfilo leggermente, vedete, in questa maniera il mio uncinetto e vado a sovrapporre le due parti e entro, vedete, frontalmente così e prendo, mi aggancio così, carico il filo e chiudo così e realizzo una catenella. Adesso guardate, entro in ogni punto a fianco e poi frontale e lavoro delle maglie basse così e vado praticamente a cucire le due parti. Quindi un'operazione molto molto semplice. Ovviamente sistemate in modo che andate a cucire precisamente, altrimenti cucite un punto più in alto, un punto più basso. Quindi io vedo qua, vedete, entro nel prossimo e vado a chiudere. Quindi andate a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare alla fine. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto. Io arrivo qui nell'ultimo punto, entro, chiudo di nuovo a maglia bassa, taglio il filo ovviamente e lo tiro in questa maniera qui. Prendiamo un ago per andare ovviamente a chiudere il nostro punto e andiamo a chiudere così. Noi ci troviamo, vedete, in questa maniera qui. Io entro in questo punto così, entro in quello dopo così e chiudo, vedete, e vado a nascondere ovviamente all'interno con il mio ago all'interno della lavorazione. Quindi chiudete bene bene e andate a nascondere all'interno. Una volta che abbiamo nascosto il filo, lo tagliamo, capovolgiamo la nostra lavorazione ed ecco che il nostro scaldapolsi è pronto. Vedete, quando lo indossiamo ovviamente si allargherà un poco. Ecco qua, questo è già indossato, quindi già vedete che indossato prende proprio una forma un po' più larga. Quindi io spero che, come al solito, il tutorial vi sia piaciuto. Se è così mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate la campanella per le notifiche. Io vi saluto, al prossimo tutorial.